Dove eravamo rimasti? Ma certo, il gruppo di eroi si era ormai lasciato alle spalle la sesta casa, con quel bellissimo scontro fra Ikki e Shaka per dirigersi alla settima. Avevamo già accennato alla settima casa in passato, se ben vi ricordate. Era proprio lì che era finito Yoga dopo lo scontro con il fantasma di Gemini, e sempre lì questi aveva combattuto contro Camus dell'acquario, che lo aveva sigillato in una vera e propria bara di ghiaccio. Il gruppo di protagonisti si trova davanti al compagno caduto. Sotto il ghiaccio, però, la flebile fiamma della vita ancora arde. I colpi di Seiya e gli altri sono ovviamente inutili e Shiryu la spara grossa con una delle frasi più discusse del fandom. Ho sentito dire dal vecchio maestro che è impossibile distruggere una bara costruita da Camus, anche se ci provassero tutti i Gold Saint insieme. In aiuto ai nostri eroi arriva l'intera armatura della bilancia, la quale ha una caratteristica unica e speciale: le armi. L'armatura di Libra possiede un intero set che si compone di 2 scudi, 2 spade, 2 tridenti, 2 barre gemellari, 2 lance bracciali e 2 barre tripunte. Se notate, sono esattamente 12, questo per armare ipoteticamente tutti i Cavalieri d'Oro. Personalmente adoro quando le armature hanno questa particolarità, come la catena di Andromeda, lo scudo del dragone o la rigenerazione di Phoenix. Danno maggiore personalità al cloth e di conseguenza a chi lo indossa. Ci vengono poi sottolineate 2 cose. La prima, molto interessante, relativa al ruolo di Libra fra i Gold Saint. Egli è una sorta di arbitro a cui vengono affidate queste armi proibite ed è lui a stabilire quando un cavaliere è legittimato a brandirle. Sempre relativamente alle armi, è poi interessante che da questo momento in poi le armi della bilancia verranno utilizzate solo contro oggetti inanimati, come la bara di Aquarius in questo caso, le colonne di Nettuno o il muro del pianto di Ade. Inoltre Andromeda ci tiene a dirci che queste armi potrebbero distruggere una stella in un colpo solo. Sarà Shiryu a brandire una delle spade del maestro per distruggere la bara di ghiaccio e liberare il compagno caduto. Arriviamo a una delle scene più memate, discusse e prese in giro di sempre. Pegasus e Dragone proseguono la scalata mentre Shun rimane con Yoga a scaldare con il suo corpo e il suo cosmo il compagno ancora in lotta fra la vita e la morte. Complice una serie di fattori, si è sempre scherzato su una presunta omosessualità di Shun, o comunque è sempre stata considerata una scena molto ambigua, ma questa è tutta colpa dell'anime. La posa di Cinio e Andromeda è molto più intima nell'anime rispetto a quella del manga, che invece è decisamente più sobria. Nel caso dell'anime, Shun si unisce in un vero e proprio abbraccio, mentre nel manga lo sostiene solo, ma starete vedendo da voi le 2 immagini a confronto. Se aggiungiamo che l'anime ha totalmente eliminato il fatto che tutti e 5 i protagonisti sono fratelli, ecco che il danno è fatto. Il video potrebbe concludersi qui. Come avete intuito, questo è un momento di respiro per i cavalieri e soprattutto per il lettore. Dopo tante battaglie era necessario prendersi un poco di respiro. Il cavaliere di Libra, il vecchio maestro di Shiryu, è un personaggio misterioso che, proprio come Mu, in questa saga è un personaggio di supporto. Per tutti i nati sotto il segno della bilancia ai tempi ci fu sicuramente un poco di amaro in bocca. Certo, sappiamo che il vecchio maestro sia potente nonostante l'età e anzi questo potrebbe dargli una certa esperienza di battaglia, anche perché quasi 2 secoli e mezzo si fanno sentire, ma resta un nano viola a conti fatti. Anche come vecchio maestro comunque apprezzo la sua figura, è saggio, dà consigli ed è una guida per tutti i protagonisti, diventando un vero e proprio punto di riferimento. Per vedere Doho, con il suo aspetto giovanile e al pieno della forza, dovremo aspettare ancora molti numeri, ma se siete interessati a scoprire il suo passato, la sua epoca d'oro, allora vi consigliamo di leggere il manga spin-off The Lost Canvas, che va a raccontare proprio quel periodo, o il sequel ufficiale scritto da Kurumada, Next Dimension, che vede i protagonisti viaggiare indietro nel tempo. Di questi 2 manga parleremo in futuro in questa playlist in maniera più approfondita, una volta terminato questo viaggio o scalata della serie classica. Mentre noi siamo qui a ciarlare su Libra, però, Seiya e Shiryu hanno raggiunto l'8ª casa. 2 prede sono entrate nel territorio dello Scorpione.